Cari amici di Italia Squisita, bentornati. Eccoci di nuovo al ristorante del Cambio. Sono Matteo Baronetto e siamo a Torino. Oggi, insieme al mio team di pasticceria, vi voglio presentare due prodotti iconici del nostro laboratorio: il cubo e la sfera della farmacia del Cambio. Il cubo è ormai un prodotto che è diventato iconico in Italia e siamo stati i primi a farlo in Piazza Carignano, e la sfera è un secondo prodotto che nasce da una sperimentazione di un 4-5 mesi. Il nostro cubo è ripieno di una crema alla vaniglia e la nostra sfera è anche un piccolo tributo al Piemonte, ripieno quindi con una crema molto delicata alle nocciole. Adesso vi lascio, come si può dire, nelle mani di Giorgia, la responsabile del team di pasticceria, che vi farà vedere come si producono i nostri due speciali prodotti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgia Mazzuferi e sono la pastry chef del laboratorio di Del Cambio e del ristorante Del Cambio qui a Torino in Piazza Carignano, e oggi siamo qui per trasformare un cornetto all'italiana in un solido geometrico. Per realizzare questi due prodotti avremo bisogno di una farina abbastanza forte per mantenere una lunga lievitazione, quindi che abbia una forza almeno di 260 W. Lo zucchero, il lievito di birra, subito dopo il nostro lievito madre che rinfreschiamo tutti i giorni da 10 anni nel nostro laboratorio. Aggiungiamo i liquidi di conseguenza, prima le uova, a seguire la panna, i nostri aromi, arancia, limone e la vaniglia. Come ultimo ingrediente il sale, cercando di non prendere troppo il lievito. E iniziamo a impastare. Adesso che l'impasto è quasi pronto, dopo 10 minuti quasi, possiamo aggiungere il burro. Dopo 3 minuti circa aggiungiamo l'altra metà di burro e facciamo girare più o meno 5 minuti fino a che l'impasto non è bello omogeneo. Adesso finalmente il nostro pasto è pronto, si può vedere che è omogeneo e facendo la prova dell'elasticità è molto elastico. Adesso facciamo 5 pastoni da 4,5 kg l'uno, per ogni pastone andrà 1 chilo di burro. Ok, adesso prendiamo i nostri 5 pastoni, li stendiamo di una grandezza nella teglia, noi usiamo delle teglie 60x40 e le facciamo raffreddare fino a completo raffreddamento prima di poter incassare il burro. Adesso il nostro pastone è pronto, freddo. Abbasseremo il pastone intorno a 1,5 centimetri, 1,2 centimetri, per farlo di una grandezza perfetta per incassare il burro. Con un taglierino tagliamo i lati e li andiamo a piegare a libro. Stendiamo il pastone fino a 8 mm.
Daremo la prima piega da 4. Tagliamo i bordi di lato e torniamo in macchina nell'altro senso per dare la piega da 3. Con la piega da 3 possiamo tenerci anche a 1 centimetro di altezza. Rimettiamo il nostro impasto in teglia e lo torniamo a raffreddare. Lo copriamo con un sacchetto in modo tale che non si fermano pellicine sopra che poi ci possono dare fastidio dopo. Pastone freddo, tagliamo subito i bordi e andiamo in macchina. Per quanto riguarda le sfere, stendiamo a 1,7 centimetri, 1,5 centimetri di spessore. Abbiamo preso un altro pastone, per i nostri cubi invece l'abbiamo già messo in macchina e tagliato i bordi come abbiamo fatto precedentemente e lo stendiamo invece a 1 centimetro. Per i nostri cubi, una volta che abbiamo il pastone steso a 1 centimetro, con la bicicletta taglieremo rettangoli per lunghezza di 10 centimetri e per larghezza 5 centimetri. Li andiamo sempre a segnare e poi li taglieremo con righello per essere più precisi. Ogni pezzo deve essere di 80 grammi. Subito dopo andiamo a fare 3 incisioni all'interno del cubo in modo il più regolare possibile, tiriamo leggermente le estremità e poi andiamo a fare una semplice treccia. Andiamo a chiudere le estremità e ad arrotolarla su se stessa. Facciamo sempre una buona spinta in basso per cercare di chiuderla e sigillarla il più possibile. Ok, una volta pronte le nostre forme possiamo inserirle all'interno dello stampo. Siamo qui col pastone delle sfere, tagliamo delle striscioline di 0,5 cm. Prendiamo le nostre strisce, le appoggiamo dalla parte della piega. Ogni striscia va tagliata a metà per la lunghezza. Mettiamo le nostre 3 mezze strisce per completare una sfera. Le uniamo per fare una treccia come abbiamo fatto prima, facendo attenzione di non lasciare troppo le dita sul burro in modo tale da non deformare le nostre sfogliature. La allunghiamo una volta che le abbiamo piegate. La andiamo a girare e infine la andiamo a girare su se stessa. Ok, una volta formate le nostre sfere possiamo andarle a inserire all'interno degli stampi. Abbiamo fatto i cubi, abbiamo fatto le sfere e adesso possiamo andare in camera di lievitazione a 28 gradi per 2 ore. Allora, dopo che li abbiamo messi a lievitare, adesso li possiamo prendere. I nostri cubi sono pronti per essere chiusi e infornati.
Mi aiuterà Davide in questa fase per chiudere i cubi e sistemarli, per dividerli in 2 teglie per dargli più spazio per il calore. Ogni giorno in settimana produciamo 150 cubi, mentre nel weekend produciamo 190 cubi al giorno per cercare di sostenere tutti i nostri numeri sia a livello di asporti che a livello di colazioni interne. Bisogna stare attenti che i coperchi si chiudano bene perché l'impasto spinge molto durante la cottura e quindi rischiamo che poi non vengano perfetti. Il nostro forno è pronto, si imposta a 160 gradi. E impostiamo 35 minuti di cottura. E dopo 3 ore di lievitazione sono pronte anche le nostre sfere. Adesso possiamo finire di chiudere, andare in forno, inforniamo a 200 gradi per 15 minuti e successivamente sposteremo il forno a 170 gradi per 20 minuti. Si battono leggermente ed esce il nostro cubo. Adesso spennelliamo i nostri cubi con uno sciroppo 1-2, ovvero 2 parti di zucchero e 1 parte di acqua, in modo tale che la nostra crosta si ammorbidisca un po'. Lasciamo calare l'eccesso sulla griglia e quando tutto sarà completamente freddo li farciremo con la crema. Spennellati i nostri cubi possiamo togliere le nostre sfere. Ricordo che abbiamo già abbassato il forno a 170 gradi per altri 20 minuti. Togliamo solo la cupola e il sotto lo lasciamo fino a quando non si raffredda leggermente in modo tale che non perda la forma. Allora, adesso noi lucidiamo le nostre sfere esattamente come abbiamo fatto con i cubi. Appena iniziano a intiepidirsi, che riusciamo a tenerle in mano. E li appoggiamo sempre su degli appoggi in modo tale che la base della sfera non diventi piatta. Qui col
mio collega Davide andiamo a farcire sia i cubi che le sfere. Andrò prima a bucare leggermente i nostri prodotti in modo tale da poter far entrare meglio la sac à poche. E adesso farciremo le sfere con la crema al gianduia. Apriamo prima di tutto il cubo in modo tale da far vedere la crema e il nostro impasto. Facciamo la stessa cosa con la sfera. Allora, come si può vedere non ci sono troppe alveolature perché essendo uno stampo chiuso l'impasto viene compresso all'interno, però rimane molta umidità in modo tale che sia molto armonioso con la crema. Vediamo la differenza tra la parte esterna e la parte interna. Questa differenza conferisce alla sfera piuttosto che al cubo la croccantezza al morso quando si va a mangiare. Vi ringraziamo per averci seguito oggi, vi aspettiamo qui in Piazza Carignano a Torino per assaggiare tutta la nostra selezione di viennoiserie. Un saluto a tutti gli amici di Taglia Squisita da Giorgia, Davide e tutto il team di pasticceria di Del Cambio.